Ci troviamo a Bruxelles, nella sede della Regione Toscana, insieme al dottor Pietro Bartolo, il responsabile del presidio sanitario di Lampedusa della ASP di Palermo. Il dottor Bartolo ieri ha partecipato insieme a noi a un importante seminario che è stato organizzato per parlare di immigrazione e salute in ambito europeo. Allora, dottor Bartolo, prima di tutto la ringraziamo perché è stato con noi e ancora oggi è con noi. Quale raccomandazione vorrebbe dare alle istituzioni europee, italiane e anche ovviamente alle regioni italiane in merito all'accoglienza dei migranti? Ma io devo dire che per quanto riguarda l'Italia, abbiamo poche raccomandazioni da darle perché da 25 anni che l'Italia accoglie e che ha fatto sempre bene, soprattutto nell'accoglienza. Mi sento di dire invece qualcosa agli altri paesi europei che in questo campo non sono stati abbastanza presenti e anzi ultimamente abbiamo visto che ci sono stati addirittura degli stati europei che hanno eretto dei muri, hanno messo dei fili spinati che li hanno rifiutati. Quindi il messaggio che io vorrei dare è quello che sarebbe giusto e opportuno e umano intanto accogliere queste persone che vengono da paesi dove rischiano di morire, che vengono da paesi dove muoiono di fame e quindi chiedono aiuto. Ed è un nostro dovere, obbligo di ogni uomo e di ogni nazione, accoglierle e contemporaneamente magari fare qualcosa per risolvere i loro problemi a casa loro. Grazie, dottor Bartolo. E secondo lei cosa dovremmo fare per migliorare, organizzare meglio e rendere più efficace l'assistenza sanitaria a questi migranti, a queste persone che arrivano sulle nostre coste, sui nostri paesi europei? Ma sicuramente uno sforzo enorme si sta facendo perché noi abbiamo cercato sempre di dare l'assistenza sanitaria fin dal primo momento che mettono piede sulla nostra terra e noi li visitiamo tutti appena arrivano, anche se posso garantirvi, e questo ve lo posso sottoscrivere, che sono delle persone sane, delle persone che non hanno delle malattie particolari o malattie infettive che sono lo spauracchio per ora. In realtà loro sono semplicemente delle persone che provengono da sofferenze e le loro patologie sono legate esclusivamente allo stress del viaggio, quali per esempio la ipotermia, la disidratazione, i traumi che subiscono durante le loro traversate e altre patologie stupide e quale se ne parla tanto, quale la scabbia, ma la scabbia è una patologia legata alle condizioni igienico-sanitarie in cui vengono tenuti per mesi e mesi e che poi si guarisce con un solo trattamento, per cui vi posso garantire che sono delle persone sane e questo è naturale, è normale. Se voi pensate quante migliaia di chilometri fanno per arrivare in Europa, affrontando anche la possibile morte attraversando il Mediterraneo, quindi o si è forti o non si arriva. Per cui io le considero persone veramente fortissime. Per me è diventata ed è una figura di importanza forse più di quella del medico e quella del mediatore culturale. E il mediatore culturale per me è necessario perché? Perché si mette tra noi e il paziente, ma non solo perché conosce la lingua e ci consente di dialogare, ma perché conosce bene la loro cultura, quindi si sa porre, ci mette nelle condizioni di poter attingere a tutte quelle informazioni e metterci nelle condizioni di operare al meglio. Per cui io dico che sarebbe opportuno che la figura del mediatore culturale verrebbe inserita ufficialmente nelle piante organiche delle aziende sanitarie e quindi nel sistema sanitario nazionale. Poi con tutto quello che sta succedendo, gli attentati proprio a Bruxelles, siamo stati qua in questa sede e tutti hanno un riguardo sospetto verso i migranti e credo che noi dovremo anche fare capire che non è così, che queste persone non sono un rischio potenziale. Ma assolutamente io penso che
i terroristi non arrivano sicuramente con i barconi, con queste carrette, perché su queste carrette, credetemi, si mettono solo i poveri disgraziati, persone che non hanno nulla, hanno solo una camicia, un paio di pantaloni, neanche le scarpe. Quindi pensate che i terroristi, quelli che vogliono fare del male o fare del danno, rischiano di morire prima di arrivare? Assolutamente. Poi, fra l'altro, i terroristi hanno altri mezzi, hanno mezzi economici, hanno tutto a disposizione, quindi sicuramente non arrivano con questi mezzi. Grazie, dottor Bartolo. Lei ci ha raccontato che da 25 anni che lei fa questo lavoro, no? E in questi 25 anni ha visto tantissime persone, tantissimi pazienti. Si diceva che ha visitato fino a 350.000 migranti in arrivo a Lampedusa, soprattutto dal 2011, immagino, no? Quando c'è stata la primavera araba, ma anche prima. Raccontici un pochettino le esperienze più significative, quelle più belle, ma anche quelle più dolorose. Sì, sì, è dal 1991 che io mi occupo e mi sono dedicato a questo fenomeno dell'immigrazione. Noi sappiamo che Lampedusa è un'isola che rappresentava fino a un paio d'anni fa l'unica porta d'ingresso d'Europa. Lampedusa si trova a 70 miglia dalla costa tunisina e a 120 miglia dalla costa siciliana, quindi siamo più vicini all'Africa che alla Sicilia. E ho visto tutti gli sbarchi, fin dal primo nel 1991 fino al 1997, e non c'era un centro di accoglienza. Io li visitavo, arrivavano autonomamente con le loro barche, arrivavano fino a dentro il porto, con le famose carrette del mare, che erano dei barconi in legno abbastanza diciamo, importanti anche. E quindi venivano portati nelle varie caserme o della Capitaneria di Porto o della Guardia di Finanza o dei Carabinieri, laddove io li visitavo, e l'indomani mattina poi partivano per la Sicilia con la nave di linea. Quindi questo fino al 1997 più o meno. Dopodiché, quando il fenomeno è diventato veramente importante, a quel punto insomma, si è deciso di fare il primo centro di accoglienza che si trovava all'interno del sedime aeroportuale. Poi per problemi ovviamente di sicurezza ne è stato realizzato un altro, laddove si trova attualmente in Contrada Imbriacola, ed è un buon centro, devo dire. Si trova in una zona tutto sommato gradevole, in mezzo agli alberi. Certamente si tratta sempre di un centro di accoglienza che potrebbe essere sicuramente migliorato. Come dicevo, io ho visto quasi tutti gli sbarchi, tranne qualcuno, quando per motivi di salute magari non sono stato presente, e quindi ho visitato circa 300, adesso i numeri a me non interessano poco, interessano le persone. Sicuramente sono anche importanti i numeri, ma non per me, per altri che fanno delle statistiche, per me che sono un medico mi interessa solo della loro salute. Quindi funziona in modo che abbiamo creato un modello, il modello Lampedusa, che è stato anche considerato e preso in buona considerazione come modello da esportare in tutti i posti dove ci sono questi fenomeni dell'immigrazione dalla parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi funziona in questo modo che io vengo chiamato dalla Capitaneria di Porto, dalla Guardia Costiera, dai militari che, come dire, trattano il caso in quel momento, vanno a salvare queste vite e mi dicono che di portarmi in banchina più o meno all'ora di arrivo, mi dicono più o meno quante sono e io in questo modo organizzo la mia macchina operativa, che sono delle ambulanze, uno o due medici, a volte tre, in base, siamo un piccolo centro, quindi non è che siamo un grande ospedale, quindi ci rechiamo al molo laddove aspettiamo l'arrivo di queste persone. Quindi quando arrivano li facciamo scendere, li visitiamo, facciamo un triage molto veloce perché per lo più arrivano tutti bagnati, quindi sono sofferenti, quindi preferisco farli arrivare quanto prima possibile al centro di accoglienza, laddove vengono subito cambiati e quindi ristorati.
per cui facciamo un triage molto veloce, sarebbe a dire li visitiamo uno per uno, ma velocemente, ripeto, e tutti quelli che hanno bisogno delle nostre cure li mettiamo nell'ambulanza e quindi li porto immediatamente al pronto soccorso, tutti quelli che stanno bene invece li portiamo al centro di accoglienza. Quindi una volta poi arrivati al pronto soccorso li trattiamo, facciamo le analisi, facciamo le radiografie, ecografie, e questo ci serve per poter anche vedere se hanno delle patologie, ma ripeto, in questi 25 anni sono state veramente poche le patologie importanti degne di nota e in questo caso li trasferiamo con un nostro elisoccorso che abbiamo a distanza a Lampedusa, li portiamo negli ospedali della Sicilia con i quali abbiamo fatto una convenzione, l'assessorato regionale alla salute ha fatto una convenzione con i vari ospedali che sono l'ospedale Cannizzaro di Catania, gli ospedali di Palermo, l'ospedale civico, l'ospedale Cervello, l'ospedale Ingrassia, l'ospedale di Caltanissetta e quello di Agrigento, con i quali abbiamo fatto, dico, ripeto, questa convenzione e che ce li devono ricoverare anche in overbooking, per cui da questo punto di vista abbiamo veramente un'ottima rete ospedaliera che ci consente di dare le cure a queste persone. Esperienze belle? Sì, esperienze belle ne ho avute, certamente quelle brutte, devo dire, purtroppo sono di più. Per esempio, un'esperienza bella è quella quando nel 2012 è arrivato un barcone grosso, a bordo c'erano circa 840 persone. E fra queste persone ho visto che c'era una ragazza nigeriana che era gravida a termine e che aveva rotto le acque. L'ho vista subito già in banchina che c'erano dei problemi. Immediatamente l'ho messa sull'ambulanza e portata al poliambulatorio nel nostro presidio sanitario. Era tardi, verso le 10, quindi l'ho visitata, mi sono reso conto che aveva già una dilatazione di circa 6 centimetri, ma non aveva più contrazioni. Perdeva liquido verde, il che significa che c'era una grande sofferenza fetale, aveva rotto le acque, mi ha detto 48 ore prima, ma le condizioni in cui si trovava non poteva neanche partorire perché erano ammassati, erano costretti, non poteva aprire neanche le gambe, mi diceva, per cui insomma è arrivata in condizioni veramente disastrose, ascoltando il battito della bambina, a ogni minima contrazione, perché non ne aveva contrazioni, piccole contrazioni, il battito decelerava, questo stava a significare che questa bambina, che poi ho saputo dopo che è nata che era una bambina, stava male veramente, perché ho allestito una sala parto così, ho preso un lettino e ho cercato di stimolare le contrazioni, ma era pericoloso perché danneggiava la bambina. E allora ho deciso di intervenire, ho fatto un grosso taglio, un'episiotomia veramente enorme, fino alla fornice posteriore, per cui insomma gli addetti. Quindi ho preso questa bambina e l'ho tirata fuori, la bambina stava malissimo, aveva un Apgar che non arrivava neanche a 2, e quindi l'abbiamo rianimata, l'abbiamo aspirata, aveva bevuto liquido, insomma la bambina poi si è ripresa e poi mi sono dedicato alla donna. Mi ci ho impiegato quasi un'ora per ricucirla, anche perché le condizioni in cui lavoravano non erano ottimali, e quindi è stato un parto difficilissimo, però la bambina stava poi bene, anche la mamma, al che, stanchissimo e pieno di sangue addosso, sono uscito fuori nel corridoio per rilassarmi un po' e con mia grande sorpresa, ma insomma ho visto che fuori ad attendermi c'erano più di 50 donne lampedusane che avevano portato ogni ben di Dio, pannolini, carrozzine, vestitini, e questo mi ha fatto veramente grande piacere e questo sta a dimostrare quanto il popolo lampedusano è veramente grande, veramente grande. La bambina si chiama Gift, l'ho rivista dopo 2 anni, perché poi si è stabilita con la mamma a Palermo e quindi ogni tanto magari prendo qualche notizia, so che stanno bene. E quindi questo per me è stato veramente un giorno, insieme a tante sofferenze che ho visto, è stato un giorno bello, tutto sommato, no? Avere dato diciamo, la vita a una bambina che sicuramente se non si interveniva poteva essere
ha esito negativo sia per la mamma che per la bambina. Quindi questo è un momento bello. Un altro momento bello è stato quando, proprio nel 3 di ottobre del 2013, no? La grande catastrofe. Sì, quella mattina praticamente era successo il naufragio, sono stato chiamato dalla capitaneria, mi dicevano dottore corra subito in banchina come facevano di solito perché c'è stata una catastrofe, un naufragio, tantissimi morti. Beh, io mi trovavo già in banchina, ho detto perché la notte avevamo avuto già 2 sbarchi grossi di siriani, intorno a 900 2 sbarchi. Avevamo lavorato tutta la notte con i miei medici, bravissimi loro, bravissimi, sia quelli che vengono con me in banchina, sia quelli che mi aspettano al pronto soccorso, perché poi io li avviso e loro sono là che aspettano notte e giorno che io porti qualcuno e quindi insieme poi li trattiamo, li curiamo. E io mi trovavo già in banchina, ma effettivamente, insomma, non credevo che il disastro dovesse essere così grande veramente, tant'è che dopo qualche minuto dalla chiamata è arrivata la prima barca dei Lampedusani che ha portato una barchetta piccola, 49 superstiti, presi, salvati, perché prima di intervenire sono stati i Lampedusani che erano le barche, che si trovavano già nei pressi. Subito dopo è arrivato un barcone grande, un peschereccio che era al lavoro, che non stavano pescando, hanno visto tutte queste persone a mare che si agitavano, che gridavano e sono intervenuti e mi hanno portati su questa peschereccio, ce n'erano 20. Come faccio di solito sono salito a bordo, ho visitato questi 20 ragazzi che erano sofferenti, che avevano bevuto acqua, gasolio, erano tutti unti di gasolio e quindi qualcuno l'ho dovuto portare immediatamente al pronto soccorso che aveva problemi respiratori e parlavo anche col comandante Domenico che è un mio amico che piangeva perché era disperato, perché aveva visto tanti morti e perché nel recuperarli, prenderli su, la barca era molto alta, ne ha presi 20, quindi li ha salvati. Tantissimi gli sono scivolati perché erano anche scivolosi, erano unti di gasolio e quindi li ha visti già andare giù e morire. Era traumatizzato, piangeva. E poi sulla poppa c'erano 4 cadaveri, sono saliti i vigili del fuoco, li hanno messi nei sacchi, perché ho detto fatemi vedere un attimino, perché poi devo fare le ispezioni cadaveriche, io quelle le faccio tutte io, dico vediamo un attimino se effettivamente sono morti. E i primi 3 sicuramente erano cadaveri perché hanno rigidità cadaverica, la quarta invece era messa nel sacco su una rete, pensavo fosse morta e quindi mentre le parlavo ho preso, ma non era in rigidità, dico ma che sarà morta da poco, magari mezz'ora, un'ora. E invece mentre parlavo con Domenico gli ho preso il polso fra le mie mani e mi è sembrato di sentire un battito. Ho detto Domenico per favore stai zitto perché mi pare che questa ragazza è viva. Effettivamente dopo un po' ho sentito un altro battito e quindi l'ho presa in braccio, Domenico mi aiutò a salire sulla banchina, da là la corsa verso il pronto soccorso dove è stata intubata, l'abbiamo intubata, rianimata, 20 minuti e ha ripreso a battere il cuore. Quindi la ragazza poi ovviamente aveva grandissimi problemi respiratori, aveva bevuto tanta acqua, gasolio, dopo averla insomma trattata, quindi stabilizzata, sempre intubata, l'abbiamo portata a Palermo dove è stata ricoverata un mese, ha avuto grossi problemi e poi ho saputo che è stata dimessa e che adesso vive in Finlandia, sta bene, per me questa è stata un'altra, veramente un momento di gioia, un momento bello, importante per me sicuramente di avere salvato una persona. La cosa poi invece che mi è dispiaciuto è che subito dopo ho cominciato a vedere invece solo morti, tanti morti. Dopo un paio d'ore hanno portato i primi 111 cadaveri e da lì le ispezioni cadaveriche che purtroppo faccio solo io, perché è una esperienza, perché fin da sempre le ho fatte sempre io
vengo delegato di volta in volta dalla procura a fare le ispezioni, quindi a fare tutti i verbali, quindi a fare tutto quello che è necessario per un'ispezione cadaverica, e quindi dovevo iniziare a fare questi primi 111. Per me fare le ispezioni cadaveriche è una cosa orribile, atroce. Molti mi dicono, per esempio, vabbè, tu sei abituato a fare le ispezioni cadaveriche. Assolutamente non è vero, anzi, più ne vedo e più mi sento male. E quindi mi avevano detto, guarda che ci sono tanti bambini dentro questi sacchi, e penso anche ai ragazzi militari che li hanno presi, quale trauma hanno subito, che poi li hanno presi anche sott'acqua, quindi ragazzi giovani, militari, no? Della Capitaneria, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza. Quante sofferenze per questi ragazzi, magari non ne avevano visto mai morti, e hanno dovuto prendere questi bambini, queste donne. E quindi dovevo aprire il primo sacco, ci giravo un po' intorno, insomma dovevo comunque cominciare. Quindi ho aperto il primo sacco e c'era proprio un bambino, e lo ricordo bene perché l'ho guardato intensamente, perché pensavo, no, magari come a Chebrat, che la ragazza che si è salvata si chiama Chebrat, dico magari, sai, posso fare qualcosa ancora, e invece insomma me lo sono messo qua, anche perché sembrava vivo, era appena morto. Invece insomma non c'è stato niente da fare, quindi 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Quindi ho dovuto fare tutte queste ispezioni. Certamente molti del ricordo sono per me a volte degli incubi, no? E rivivo la notte. Non è una cosa bella, anzi, una cosa orribile. Ricordare quei volti di quei bambini, sa, quei bambini che erano stati preparati dalle mamme, che erano arrivati, erano là davanti al porto. C'era una giornata bellissima, una nottata bellissima, quindi non sono morti in naufragio perché c'era brutto tempo, perché niente. È successo che poi mi hanno raccontato i superstiti che sono arrivati a 500-600 metri dal porto e questa barca si è fermata, si è spento il motore, e allora hanno aspettato che qualcuno andasse a prenderli, magari di notte, quindi non l'aveva visti nessuno. Allora, per farsi notare, qualcuno ha pensato bene, si è messo sulla cabina in alto, ha incendiato una coperta per fare segnalazione. Gli altri, non sapendo, pensavano che fosse scoppiato un incendio, quindi si sono spostati tutti su di un lato e quindi si è capovolto. Però erano arrivati, e quindi le mamme avevano preparato i bambini, no? Che arrivavano in un mondo nuovo, arrivavano in Europa, nel mondo, quindi li avevano sistemate, le treccine che gli aveva fatte, le scarpette, che poi li ho visti tutti, sistemati, puliti, e invece non sono arrivati, per pochi metri, capisci? Quindi questo ti fa pure rabbia, tanta rabbia. E poi da lì, insomma, abbiamo continuato l'indomani, gli altri, e poi l'indomani, per 15 giorni ho dovuto fare ispezioni cadaveriche. Ho visto anche, per esempio, un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo, una donna che aveva partorito durante il naufragio, proprio per le contrazioni tetaniche dovute all'asfissia. Ovviamente ha espulso questo feto ed era ancora legata col cordone ombelicale alla mamma, quindi abbiamo cercato poi di lasciarli insieme nella stessa bara, quindi li abbiamo messi insieme. Quindi sono cose che ti toccano, cose che ti stravolgono. E penso che qualcuno dovrebbe, non glielo auguro, però dovrebbe vedere queste cose da vicino, non sentirle in televisione, non sentirle attraverso gli articoli dei giornali, non sentirle per sentirlo dire. Dovrebbe vivere, vedere questa situazione, anche se non glielo auguro, perché io credo che queste persone che comandano e che sono sorde a queste cose, penso che comunque non sono delle persone malvagie, e penso che nel cuore di ognuno, anche nella persona più cattiva, un angolino di bontà c'è. Quindi quello che
spero io, con questi messaggi, con tutto quello che riesco a dire, a comunicare, di andare a colpire proprio questo piccolo angolino perché possa svegliarsi e possa fare qualcosa. Senta, dottor Bartolo, noi non sapevamo niente da lei fino a che è uscito il film Fuoco a Mare e improvvisamente lei è diventato famoso, essendo il protagonista. Ma che cosa è cambiato nella sua vita personale e professionale? Come questo film ha influito? Ma dal punto di vista professionale non è cambiato niente perché io non sono un attore, non sono un produttore, come dico sempre, sono un semplice medico e che so che devo tornare là giù a Lampedusa a fare quello che faccio sempre, sperando che questo problema, questo fenomeno venga risolto prima possibile e che al Molo Favaloro, dove vado a vedere le sofferenze, dove vado a vedere queste persone che arrivano dall'altra parte, quindi il primo impatto, il Molo Favaloro dovrò andarci solo per vedere il mare, per pescare e non per vedere tutta questa sofferenza. Quindi certamente il film Fuoco a Mare, il maestro Rosi, ritengo che sia una persona geniale, è una persona di grande umanità, grandissima, mi ha dato la possibilità attraverso questo documentario, questo film, ritengo che sia un film, mi ha dato la possibilità di mandare questo messaggio che sicuramente sta dando dei risultati, quantomeno ne fa parlare, quantomeno sta coinvolgendo tanta gente, cosa che non mi è riuscito in passato. Io dico sempre, sono stato intervistato ad ogni catastrofe, ad ogni fatto negativo che è successo. A Lampedusa sono riversate centinaia di giornalisti, televisioni, mi hanno intervistato tutti. Evidentemente non sono stato bravo a raccontare le cose e quindi insomma hanno sortito poco effetto. Con questo film invece ho visto insomma che c'è stato un eco più importante e spero insomma che questo messaggio vada dove deve andare e arrivare nelle orecchie di chi deve arrivare e magari ecco si riesca a mettere fine a questa storia brutta. Insomma. Grazie mille, dottor Bartolo, per la sua testimonianza. Noi sa che siamo con lei e speriamo che veramente lei riuscirà un giorno a pescare semplicemente e nel suo porto, che non mi ricordo più il nome, e a non vedere più Molo barconi Favaloro, nel Molo Favaloro. che è un bellissimo molo e che io dico sempre che è il molo della sofferenza, ma anche il molo della speranza e per qualcuno della gioia, perché io quando li vedo arrivare e vedono che sono arrivati in un paese amico, perché siamo un paese amico, loro ecco, cambiano il loro viso, il loro volto e quindi sono con noi, tra di noi.